Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, il video di lui lei di oggi è un video un po' diverso. Ero combattuta nel farlo meno perché? Perché adesso devo utilizzare bene le parole da dire. Allora, diciamo che nell'A3D ho un blocco praticamente cervicale, non riesco a muovermi. Meraviglioso. E ma ho dall'orecchio fino alla scapola una sorta di quadrato bloccato. La mano destra mi trema un po', ma ho detto non ce la faccio a farlo, no, non lo faccio. E invece sì, lo faccio perché io qua sto a trasmettervi l'esperienza empirica della spiritualità. Allora questo lui lei di oggi voglio improntarlo sul significato profondo dell'interazione, della cooperazione tra maschile e femminile. Il mio maschile avrebbe voluto il controllo, la mente razionale, no? Il controllo sull'evento, sul maestro del dolore. Mentre il mio femminile, l'intuizione, sa esattamente che c'è talmente tanta energia che sta scoppiando dentro di me che va a distruggere quei punti in cui l'energia, in cui c'è quella diga forte, no? Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1. E allora questa volta il mio divino maschile, come lo fa sempre nel risveglio spirituale, fa azioni di resa, azioni di resa. Azioni di resa significa io prendo ferma risoluzione, divino maschile, di arrendermi, di smettere di voler avere un controllo e dico ciò che tu vuoi, maestro del dolore, divino, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi. E ma oh, meraviglia! Le cose arrivano non perché hanno una causa, le cose arrivano perché hanno un fine. Come diceva Giordano Bruno, prima di essere messo a rogo, tutto accade per un ottimo fine e stava per essere messo a rogo. E tu, Francesca, per un blocco cervicale, quello stava per essere messo a rogo. Perché ero andato un attimo in palla perché dovevo farvi il lui-lei. Potevo, ripeto, scegliere di non farlo, ma stiamo qui tutte insieme per fare l'esperienza empirica di quello che accade, trascendere il luogo comune e dire è tutto perfetto. Le cose arrivano, ripeto, perché hanno un fine. Se noi a livello razionale dicessimo com'è la mia vita è bellissima, molto equilibrata, yoga ogni mattina, corsa, alimentazione che segue la mia natura, non rinnego niente, non mi privo di niente, sento il mio corpo, parlo con gli alimenti, le emozioni le faccio fluire. La mente razionale cosa avrebbe detto per avere un controllo? Quindi non deve venirti niente. No, aspetta un attimo. Mi viene qualcosa proprio perché faccio questo lavoro. Mi vengono cose una dopo l'altra, proprio perché la mia accelerazione di coscienza è molto forte, perché mi sono messa al servizio e sento una grande responsabilità verso me stessa e verso tutta la nostra comunità. E quindi io vi passo l'esempio di come affronto io tutto. E allora questa mattina mi sono svegliata così,
avevo finito di fare yoga la mattina precedente, conquistando anche nello yoga una posizione che mi ero prefissa, che non ero mai riuscita a fare. E ero talmente felice, 48 ore di gioia avevo fatto quella posizione. E che succede? Hai sbloccato qualcosa di forte, Francesca, perché quando oltrepassi i limiti fisici, e allora anche la coscienza si prepara a entrare nel corpo, l'infinito, no? Quando spacchi la diga si prepara l'infinito a entrare nel corpo. E quando arriva il signore del dolore, non è altro che energia che sta spaccando i pori ostruiti e che hai richiesto fortemente, hai richiesto. E quindi ho fatto la meditazione sul dolore, che praticamente la pratica è quella che vi ho menzionato nel video che vi ho nominato ieri nelle previsioni settimanali, la pratica potentissima. Comunque dovrebbe uscire adesso qua sopra in sovraimpressione, se non esce ve la metto sotto. Allora mi sono messa in posizione meditativa, gambe incrociate, con questo fortissimo dolore che mi fa praticamente tenere la testa in giù, non la posso alzare, cioè sapete, un po' piegata a 20 gradi così. Ok, mi sono messa lì e ho detto: maestro del dolore, e così ho agito il mio divino maschile. Maestro del dolore, grazie per essermi venuto a trovare. Io mi affido a te. Ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Io ho fede in te. Fammi essere alla tua altezza. Fammi essere alla tua altezza. E mentre ero in meditazione focalizzavo l'attenzione sul dolore, come vi ho spiegato in quel video, aumentandolo, non diminuendolo, perché vuole parlare. Tu gli devi aprire la porta. E allora, come vi spiego in quella pratica, ho aumentato il dolore aumentando il respiro. E a un certo punto sentivo dolori anche alle gambe. Stavo bene alle gambe. Wow, dicevo, Emao, sta venendo tutto fuori, wow. E mentre ero lì, mi ripetevo quello che dice un grande maestro: non c'è libertà senza immobilità. Perché noi quando meditiamo iniziano, ve l'ho detto già un'altra volta, tutti i pruriti e dolori possibili e immaginabili, pruriti oppure sensazioni che la tua mente giudica dolore e ti fa cambiare posizione. Allora se tu riesci per una frazione di secondo a essere anche solo una frazione immobile quando senti quel prurito, quel dolore, allora basta una frazione di secondo, allora tu quella diga inizi a spaccarla. Poi magari ritorni nello stato precedente, non importa. Il danno per la mente è fatto, hai spaccato la diga. E allora così hanno agito i miei archetipi interni, affinché possa portare questo messaggio di consapevolezza. Le cose arrivano perché hanno un fine e c'è sempre un fine evolutivo straordinario. Tant'è che ne parlavo con una mia carissima amica al telefono perché avevamo un impegno insieme. Ho detto: Chiara, mentre ero in meditazione ho sentito anche una forma di godimento in quel dolore. Quello significa essere in Dio, entusiasmo che deriva da enteos, essere in Dio. Perché a un certo punto non ho sentito più niente, ma è durato una frazione di secondo, era proprio quella frazione di secondo in cui la diga si è spaccata, la diga della mente. E come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Stiamo andando verso la trascendenza. E come ho scritto anche in alcune mail di alcune nostre sorelle che mi parlavano del karma, no?
Per centinaia di incarnazioni abbiamo cercato di controllare, di avere il potere sugli eventi. E questa è l'incarnazione in cui per andare incontro all'uomo trascendente dobbiamo dire di sì al karma. Usare il potere del libero arbitrio per dire di sì, lo voglio, accolgo, uketamo, 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 emao, meraviglia, uketamo, uketamo, uketamo. E quindi a un certo punto dicevo a Chiara, non voglio che mi passi, voglio che faccia il suo corso senza essere disturbato dalla mia mania del controllo razionale. Non voglio stopparlo, non voglio fermarlo. Ho usato le mie pratiche di supporto al dolore utilizzando una crema all'arnica, artiglio del diavolo, e in più ho messo, vi ricordate la lampada a raggi infrarossi che consigliava Fabio Marchesi? Quindi mi sono sparata con la lampada per 2 ore su tutto il collo e la spalla, sentendo un grande beneficio, ma il beneficio non è lo strumento esterno, seppur quello è il rito, no? Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7, quello sulla malattia. Io non ambisco alla salute, ma alla salvezza, che contiene in sé anche la salute, ma è un'ottava più bassa la salute. Ambisco alla salvezza, che ripeto contiene anche la salute. E quindi siamo in questo momento in cui abbiamo avuto l'ho avuto la notte della luna piena, quindi ovviamente qua in questo caso 1 più 1 fa 2, non fa 3 per forza. E quindi quali sono, come vi ho spiegato sul video della luna piena, quali sono i tuoi veri valori? Luna piena in Toro, abbiamo Urano in Toro retrogrado. Qual è il mio vero valore? I valori sono quelli dell'affidarsi. È questo che ci stanno dicendo i maestri. Che i valori dell'affidarsi si radichino in noi, affinché possa germogliare quest'uomo trascendente. E aspettate un attimo, ragazze. E quindi stavo dicendo, io sono felicissima. Ho scelto di farvi questo video per darvi la mia posizione rispetto a un dolore lancinante fisico. Ovviamente se non fossi stato in grado di parlare non l'avrei fatto, perché devo comunque parlare. Però mi pesa stare seduta, ma anche stesa. Però va bene, perfetto. Siamo guerrieri. Stiamo abbattendo le nostre resistenze al darci. Stiamo abbattendo le nostre paure al darci. E allora quando parliamo di divino femminile, che in questi anni, no? Era restio al darsi, volendo avere un controllo, un potere, pretendendo di esercitare un controllo sugli eventi che sono enti, entità, spiriti, e ha fallito sempre. Questa è la settimana in cui i maestri attraverso me dicono: pratica il darti, affidati, resa, affinché le intuizioni possano sgorgare l'infinito, penetri ogni tua cellula, laddove ci sono cose ostruite, si spacchino. È una torre, è una torre, è una torre, benedetta sia quel fulmine della torre dei tarocchi che rompe le strutture che sono i nostri più grandi limiti. E adesso voglio mettere una carta sul divino maschile e divino femminile. Allora, questa torre, questo darsi, questa resa, in questa settimana, qual è il messaggio?
Allora facciamo così, spostiamo i miei oracoli un attimo. Qual è il messaggio? Facciamo in questo modo. Situazione attuale. Cosa possiamo fare noi in quello che abbiamo detto? Il risultato qual è? Allora, situazione attuale. Detox, depurati dalle negatività, tutto sarà più chiaro. Cioè ditemi se non è adesso la cornice di ciò che abbiamo detto adesso. Depurarsi dall'energia ostruita, cioè o meglio, l'energia che passa attraverso di te è volta ad abbattere le ostruzioni che trova all'interno del corpo, dei chakra. Allora stiamo al momento in cui dobbiamo depurarci dal negativo. Il negativo cos'è? Il negativo esiste solo nella mappa mentale, giudichiamo negativo e positivo, no? Sono due aspetti della stessa medaglia. Il negativo è il fatto che tu vedi le cose in negativo. Io questo blocco cervicale l'ho visto come perfetto, né male né bene. Ed è la volontà, il mio libero arbitrio di vederlo in questo modo che cambia anche l'evento stesso e quindi me lo godo, perché il dolore non è altro che energia che sta scoppiando, trova ostruzioni e tu senti dolore, cioè la tua mente pensa che quell'ostruzione che sta sentendo la decodifica come dolore. Invece c'è l'energia che sta pulsando più forte in quel punto perché sta spaccando una situazione energetica chiusa o compromessa. Quindi tutto ti sarà più chiaro. E quindi consigliano in questa settimana anche di andare incontro con il cibo, ok? Con il cibo parlate con gli alimenti, come vi ho già detto altre volte. Quando vi fate una bella insalata parlate con la carota, parlate con il cavolo nero. L'altro giorno mi sono fatta una bellissima insalata col cavolo nero, l'ho sbollentato un po' e poi l'ho messo nell'insalata tra crudo e cotta. Quindi utilizzate anche la natura per supportare questa purificazione. Vediamo cosa possiamo fare ancora, quindi del maschile. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Stai sul dolore o stai sulla sensazione che la tua mente giudica negativa col divino maschile. Stai qui ed ora sulla sensazione, sulla percezione. Stai là, non sfuggire, non pensare a prima, a dopo, stai là quanto più è possibile, anche se riesci per una frazione di secondo, ce l'hai fatta. Qual è il risultato finale? L'adempimento spirituale del femminile. Fiducia e coraggio, lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Avremo dei risultati straordinari perché avremo fatto esperienza della nostra fede nel dolore, fede nelle sensazioni negative, fede in quello che accade e avremo prova del nostro coraggio, proprio il coraggio di Perseo di cui vi parlo sempre, che va nel regno di Ade per prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa. Quindi il femminile è colei, scusami, vabbè, sono senza genere gli archetipi. Avremo risultati in questa settimana della nostra fede in quello che accade e il coraggio i risultati del coraggio, l'adempimento del coraggio. Ok? Voglio vedere adesso lo sciamano. Poi pensavano, allora ogni cosa arriva, la malattia, il problema, la sintomatologia arriva per, come vi ho spiegato nel mio primo libro, che è la tesi in naturopatia, il risveglio della coscienza. La malattia arriva, o la sintomatologia, per correggere un comportamento unilaterale. La mia unilateralità, la sola cosa che mi arrivo a pensare è l'iperattivismo, no? Infatti c'è il blocco, fermati, bene. Ma la stessa analisi su quella cosa non è più importante della resa a quella cosa.
mentre tu ti arrendi, il significato che ti arriva di quello che ti sta succedendo è molto più grande dell'analisi mentale che ti sei fatta del perché è arrivata quella cosa. Mi spiego? Ok. Quindi sul maschile, una carta sul maschile. La croce andina, nord, sud, est, ovest, nessuna di queste porte, ma devi andare al centro, salto quantico. Stando nel qui ed ora, concentrandosi sul presente, sull'emozione che hai in quel momento, che sia di dolore, sintomatologia o qualsiasi cosa abbia a che fare con un'emozione che la tua mente giudica negativa. Stai là e fai qualsiasi cosa non avresti mai fatto, che è proprio lo stare là con l'emozione, parlare col maestro dell'emozione, fare il salto quantico, la croce andina. Questo ci parla anche di come agiranno molti maschili o aventi energia maschile. Faranno azioni pratiche per fare dei cambi radicali in questa settimana. Vediamo sul femminile questa fiducia e coraggio. Appellati agli spiriti, la danza degli spiriti, guardate come si parlano le carte, è stupendo. Abbiamo appena detto appellati al maestro del dolore, allo spirito del dolore. Lo spirito del dolore, il maestro, i tuoi avi, i tuoi antenati, ti danno la fede, la fiducia e il coraggio per dialogare con gli dei. Sapete che qualsiasi cosa andate incontro in questa settimana, ma da come da sempre, siete venuti a conoscenza del fatto da poco che ogni cosa che abbiamo, gli eventi che si ripetono difficili, hanno a che fare con gli spiriti perturbati dei nostri antenati, no? Oddio, se n'è andata pure la luce, ragazze mie, incredibile. Appena ho detto spiriti degli antenati. Oddio. Cioè, voi dovete... Non posso prendere la telecamera da qua sopra, ma siccome sul mio altare c'è la candela con i miei nonni dietro, l'unica che è rimasta accesa, se no anche questa lampada che va a pile. Incredibile, ragazze, ragazzi. Cioè, vabbè, io continuo così, che dite? Cioè, mi sta sembrando un momento veramente mistico. Qua i femminili faranno cose che hanno a che fare con la pacificazione dei loro antenati, situazioni che si trovano a risolvere con la presa di coscienza del fatto che grazie alla consapevolezza che avete, femminili che può essere anche un uomo, la consapevolezza che molte cose ti sono successe hanno a che fare con lo spirito dei tuoi antenati perturbato. Quindi tu prendi ferma risoluzione qui ed ora nelle tue azioni di fare un salto quantico e affidarti all'evento e anche dedicare, guardate, anche questo ho fatto oggi. Quando ho fatto le mie pratiche spirituali che avevano a che fare con la presenza sul dolore, come vi ho spiegato sempre nel video Magia Pratica 8, quando ho fatto la mia pratica spirituale, ho dedicato i meriti della mia pratica spirituale, cioè di stare nella presenza col maestro del dolore, ai miei avi e ai miei antenati affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma. Non li ho dedicati alla mia guarigione, mi spiego? Perché è per loro che noi abbiamo questo che ci accade. Quindi quando loro sono pacificati, anche noi iniziamo a far fluire la nostra energia. D'accordo? Incredibile questa cosa che è successa, ragazzi, incredibile. Io, guarda, detto questo, mi fermerei qui, non ho altro da aggiungere, incredibile. Ragazze mie e ragazzi, già domani sto una bomba, ovviamente, lo sapete. Cioè, magari no, non lo so. Comunque, io volevo fare proprio questo video per, per stare vicino con voi, ok? Io dedico tutta la mia vita a questo servizio e quindi questa è la mia ragione di vita e di morte. Questa è la mia ragione per vivere. Come diceva un grande maestro, trovo una buona ragione per morire e avrai una grande ragione per vivere. E quindi siamo tutte insieme, ci stringiamo tutte insieme in un'onda d'amore micidiale. E grazie, 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 grazie dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!